Salve a tutti ragazzi, sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare dell'Eventide H90 che vediamo qui. Bene, dunque abbiamo visto come creare un suono e come gestire in maniera basilare il nostro Eventide H90 tutto completamente on board, senza l'ausilio di nessun editor. Adesso diamo un occhio invece all'editor da PC, però vi assicuro che quello da tablet e quello da smartphone cambierà un po' la disposizione in virtù ovviamente delle dimensioni dello schermo, ma è esattamente la stessa cosa, esattamente uguale. Dunque eccoci qua, ho avviato il software H90 Control, scaricabile naturalmente dal sito ufficiale. Ovviamente bisogna fare il pairing tramite Bluetooth o tramite USB. Adesso io vado tutto tramite Bluetooth. Da notare una cosa importante però, il Bluetooth deve essere attivato da H90. Per attivare il Bluetooth bisogna andare su System tenendo premuto questi due pulsanti qui per qualche secondo, dopodiché dovremo dirigerci su Bluetooth e da qui andare ad attivare il Bluetooth con questa knob qui ed inserire il codice che ci verrà mostrato a schermo nel dispositivo di controllo, in questo caso nel mio computer. Quando vedremo queste luci blu accese stanno a significare che la connessione Bluetooth è attiva e funzionante. Quindi una volta che la connessione è attiva non devo fare altro che cliccare su Connect, attendo un attimo, un secondo che si aggiorni il sistema, che si connetta ed ecco dunque l'editor attivo. Su questa colonna qui di sinistra abbiamo tutti i nostri programmi suddivisi per banchi. Come potete vedere c'è l'ultimo che ho realizzato qui per questo video e tutti gli altri. Qui siamo su praticamente la set list, chiamiamola così, user 2 è quello dove io sto lavorando, ma per esempio se vado su user 1 troverò molti altri programmi. Questi sono quelli di fabbrica che troviamo già presenti all'interno di Eventide H90. Questi li lascio lì e io preferisco lavorare sulla set list user 2. Nella parte principale abbiamo tutti i controlli, mentre sulla parte sopra e la parte sotto abbiamo tutta una serie di schede che ci permetteranno di regolare, di impostare i nostri effetti come meglio crediamo. Vediamo innanzitutto come realizzare di nuovo un preset da zero. Allora innanzitutto seleziono un programma vuoto, quindi eccolo qua, programma 07 init program. Bene, come potete vedere ci troviamo che questo programma qua, che ancora non ha un nome, ha praticamente un true in A e un true in B, ossia praticamente non è stato impostato nessun effetto, nessun algoritmo. Naturalmente io posso scegliere l'algoritmo semplicemente cliccando qua e andando a scegliere quello che più mi piace. Per esempio, se io voglio qui mettermi ad esempio un chorus, dovrò cliccare con il tasto sinistro del mouse, andare su modulazioni e su modulazioni scegliere uno dei vari algoritmi, per esempio ring modulator, rotary, flanger. Adesso sono oltre lo schermo, non vedete, però ho anche chorus, flanger e via dicendo. Quindi mi basta scegliere chorus ed ecco che è stato inserito. Veramente molto semplice. Di conseguenza qui abbiamo anche tutti i parametri che possiamo andare a gestire, che possiamo andare a controllare, tipo l'intensità, che adesso in questo caso lo metto al 100%, la tipologia di chorus, se vogliamo liquid, organic, shimmer, classic, io mi metto un classic. Depth, la profondità la abbasso un pochetto, la velocità la teniamo lì bassa così, il tipo di onda, in questo caso possiamo scegliere fra triangolare, square, sinusoidale. Io lascio il classico dei classici che è triangolare. Se vogliamo
fare una sorta di filtraggio, quindi se vogliamo scurire, per così dire, un po' il suono e via dicendo. Anche qui possiamo ad esempio scegliere che il chorus vada in sync, quindi a tempo con il tap tempo. Attivando questo, come potete vedere, la velocità non viene più regolata in hertz, ma la possiamo per esempio regolare in quarti, in sedicesimi, quindi in frazioni di tempo. Io personalmente non voglio che il chorus vada a tempo con il brano, quindi mi lascio disattivato il sync e questa qua me la porto lì così. Vediamo ora di aggiungere qualcosa anche dall'altra parte, quindi nell'altro algoritmo. Di nuovo mi basta selezionare uno da qui, scegliere la tipologia e scegliere l'algoritmo. Ma se voglio fare le cose, diciamo, un po' più selettive, un po' più precise, mi basta andare qui sotto dove trovo scritto Preset Library. Clicco qui, scelgo lo slot B e posso andare a selezionare quello che mi interessa. Qui abbiamo equalizzatori, modulatori, riverberi, sintetizzatori, harmonizer e chi più ne ha più ne metta. In questo caso io vado sul classico, vado ancora sul riverbero perché normalmente è l'effetto che utilizzo sempre come secondo, quindi seleziono tipologia riverberi. Poi che tipo di algoritmo voglio del riverbero? Voglio di nuovo il black hole di prima, voglio un Dynaver, Manglaver, Plate, Room, ce ne sono tantissimi. Io per esempio scelgo un semplicissimo Hall. Bene, ho scelto tipologia riverbero, algoritmo Hall e qui mi vengono presentati tutti quanti i preset di questo algoritmo qua, dell'algoritmo Hall. Quindi mi scelgo questo ed ecco che è stato inserito qui. Ok? Torno su Parameters ed ecco che posso andare a regolarmi i vari parametri, quindi mi abbasso il mix, il decay magari me lo tiro su lì così a 2,9 quasi 3, size l'aumento un pochino, vediamo un po', pre-delay me lo abbasso un po', low level, mid level, low level me lo lascio lì a 0, high level lo tiriamo un po' indietro così da renderlo un po' più scuro, bypasso il chorus, quindi spengo il chorus selezionando bypass e quindi in questo caso sento solamente il riverbero. Sentiamoli insieme. Altri parametri li troviamo tirando giù qui, vedete ci sono molti altri parametri che riguardano ogni singolo algoritmo. Di nuovo posso andare a regolare l'input e l'output del chorus o l'input e l'output del riverbero. Per esempio abbasso un po' l'output dal chorus perché mi sembra che il chorus ingrossi un po' il suono e mi faccia un aumento di volume, quindi gli do un -2 dB. Chiaro? Molto semplice. Mentre qui in basso abbiamo i controlli generali, ovvero di tutto il pedale. Questi sono i controlli che riguardano il slot A, quindi il chorus, questi lo slot B, quindi il riverbero, mentre qui sono tutti quanti i parametri che riguardano il pedale a livello globale. Naturalmente qui ci sono anche altri controlli, interessante questo qui che mi permette di spostare A con B e B con A, quindi praticamente li ho invertiti di posto, giusto per capirci, quindi in quel caso vorrà dire che in questo caso viene prima il chorus del riverbero, nell'altro caso vuol dire che prima arriva il riverbero e poi il chorus. Anche qui, anche da editor, posso gestire i controlli, ovvero come devono funzionare i pulsanti, come devono funzionare le knob che trovo qui quando mi trovo in modalità performance. Quindi mi basta andare su Control Assignments, eccoci qua, e qui è tutto molto chiaro, tutto molto semplice. Vediamo di nuovo le stesse cose, Quick Knob, quindi posso andare a regolare che cosa devono fare le famose
tre knob che abbiamo qui, 1, 2 e 3, rispettivamente 1, 2 e 3. Ad esempio posso scegliere di regolare il rate del chorus, il mix di nuovo del riverbero e il feedback, la lunghezza del riverbero. Quindi qui per esempio scelgo che voglio controllare vediamo un po', l'effetto A, vado a scegliere lo speed, eccola qui. Quindi in questo caso la prima knob mi andrà a controllare la speed, ovvero la velocità di oscillazione del chorus. Alla stessa cosa, questo qua per esempio su B vado a regolarmi il mix del riverbero, mentre nell'ultima, adesso vado fuori lo schermo, mi dispiace, vado a regolare ad esempio il decay del riverbero e il funzionamento è esattamente identico a prima, ok? Alla stessa stregua abbiamo anche la possibilità di controllare i foot switch, quindi per esempio con il foot switch 1 posso impostare, se per esempio ho un delay, uso il tap tempo, ad esempio eccolo qua, chiaro. Qui per esempio abbiamo foot switch 2 attiva o disattiva il chorus, il foot switch 3 attiva o disattiva il riverbero. Dove troviamo questa M tra parentesi sta per momentary, vuol dire che fin tanto che tengo premuto quel pulsante lì l'effetto sarà attivo, quando lo rilascio l'effetto si spegne, quindi magari può essere utile qualora dobbiamo inserire brevemente, momentaneamente, da qui il termine momentary, un determinato effetto. Terminiamo dunque salvando questo nostro programma, che ovviamente di nuovo non ha un nome, e questo asterisco di nuovo, come già avviene anche on board, ci indica che non è stato salvato. Quindi innanzitutto doppio clic, gli do un nome, lo chiamo RR Test 2, gli do invio e clicco su Save che troviamo qui. Perfetto, ora il nostro programma Robbie Rocks Test 2, composto da chorus e da riverbero di tipo Hall, è salvato nella memoria di Eventide H90. Una funzione molto importante che amplifica notevolmente le possibilità di Eventide H90 è il routing, ossia la possibilità di instradare il segnale come meglio crediamo. Come vi ho spiegato nella prima parte del video, abbiamo 4 input e 4 output. Questo significa che posso collegarmi 4 ingressi mono e 4 uscite mono, oppure posso collegarmi 2 ingressi stereo e 2 uscite stereo. Infatti, per questo esempio che voglio fare con voi oggi, sto utilizzando la mia Fender Stratocaster, l'abbiamo vista prima, l'ho collegata all'MXR Dynacomp, un compressore al quale entro dentro nel Tone King Imperial Preamp. È un preamplificatore valvolare che simula il già noto e famosissimo Imperial Mark II di Tone King. Ebbene, da questo pedalino, quindi da questo preamplificatore, esco ed entro dentro all'ingresso 1-2. Praticamente io sto entrando in stereo. Il motivo è semplice, il motivo è che il Tone King ha un riverbero e un tremolo integrati che sono di tipo stereo. Adesso io non li sto utilizzando, quindi potevo anche entrare in mono, non cambiava nulla, però qualora decidessi di attivarli ho deciso di collegarmi in stereo. Esco poi dalle uscite, quindi out 1 e 2, e vado nella mia scheda audio e sto registrando appunto questo video qui che state vedendo ora voi. Quindi praticamente gli ingressi 1-2 e le uscite 1-2 sono gli ingressi e le uscite principali. Ne abbiamo altre due però, abbiamo gli ingressi 3 e 4 e le uscite 3 e 4 che possono essere utilizzate come FX loop, possono essere utilizzate come anche ingressi alternativi, se voglio collegare due chitarre, se voglio fare un metodo 4 cavi con un amplificatore. Posso gestire tutte queste cose come meglio credo. In questo video vediamo la cosa più semplice, ovvero l'FX loop. Potrei gestirmi tipo un pedalino esterno di tipo stereo
ad esempio un Strymon Blue Sky o un TC Electronic 2290P. Sono pedali stereo, quindi potrei uscire dalle uscite 3-4, passare attraverso il pedale Strymon e ritornare in Eventide negli ingressi 3-4. Per questo esempio invece ho deciso di lavorare con pedalini mono. Infatti ho il mio MXR Phase 90 e il Boss VB2 Watercraft. Questi due qua li ho collegati nei rispettivi FX Loop, quindi nell'FX Loop 3 ho collegato il Phase 90, vale a dire che praticamente esco dall'uscita 3, passo attraverso il Phase 90 e rientro nell'ingresso 3. Esco dall'uscita 4, entro nel Boss VB2 e ritorno nell'ingresso numero 4. Quindi posso gestirmi due pedali mono indipendentemente o posso gestirmi un pedale stereo. Chiaro? Molto semplice. Vediamo come. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Dunque in questo caso mi trovo su RR Test 1, dove vi ricordo ho da una parte il Tape Echo e dall'altra il riverbero Black Hole. Per gestire il routing semplicemente premo il pulsante Routing. Qui vediamo raffigurati i due effetti, quindi praticamente posso scegliere in questo caso che il Tape Echo, quindi il delay, è in serie, entra dentro al riverbero. Ruotando questa manopola da series a parallel posso scegliere ad esempio che il Tape Echo e il Black Hole lavorano in parallelo. Facciamo le cose semplici, ritorniamo in serie. Vedete che abbiamo anche Insert 1 e Insert 2. Ruoto la prima manopola, Insert 1, ed ecco che è comparso questo numero 1. Questo qui praticamente è il primo FX Loop, ovvero il mio Phase 90, che in questo caso è posizionato all'inizio di tutto. Sentiamo. Ruotando questa manopolina posso scegliere di posizionarlo in varie posizioni. Posso metterlo per esempio in parallelo a delay e riverbero. Posso scegliere di posizionarlo tra delay e riverbero, oppure posso scegliere di posizionarlo alla fine di tutto. Naturalmente in questo caso, essendo il pedalino di tipo mono, i due canali stereo verranno sommati e il risultato sarà mono. Quindi posso fare una scelta per quanto riguarda il primo loop. Stessa cosa per quanto riguarda il loop 2, ovvero il Boss vibrato. La cosa però interessante è che li posso attivare tutti e due, ed è questa la cosa geniale, che posso decidere di posizionare questi effetti dove meglio credo nel percorso, in maniera, come potete vedere, indipendente. E c'è anche di più, perché se io imposto che il routing deve essere di tipo parallelo, alla stessa stregua posso inserire i vari effetti vibrato o phase dove voglio, nella posizione che voglio. In questo caso per esempio posso metterli uno prima dell'altro in maniera, eccola qua, semplice, quindi prima il phase poi il vibrato. Posso scegliere di mandare uno su un canale, l'altro sull'altro. Posso scegliere addirittura di metterli in parallelo,
Quindi in questo caso ho creato un terzo parallelo dove da una parte ho il delay, dall'altra ho il riverbero e nel mezzo ho anche questi due effetti. Oppure posso scegliere di mettere uno in fondo, uno all'inizio, posso fare quello che voglio ed è fantastico. Se utilizzate un pedale di tipo stereo vi basterà usare l'ultima manopola, ruotarla completamente a destra e comparirà la scritta stereo insert. Allora i due si sposteranno insieme, quindi praticamente questo è utile quando utilizziamo, ripeto, un effetto come lo Strymon Blue Sky, come molti altri effetti che ricevono un ingresso stereo e un'uscita stereo, quindi devono essere gestiti praticamente insieme. Quindi capite che le potenzialità di routing sono tantissime. E la bella cosa è che tutto questo routing lo possiamo gestire anche da editor, sempre andando nella apposita scheda Routing Insert. Ed eccolo qua, quindi possiamo scegliere se lo vogliamo in serie, se lo vogliamo in parallelo, se gli insert sono in mono o sono in stereo e poi possiamo scegliere se inserire uno o l'altro e nelle posizioni che vogliamo. Quindi praticamente è la stessa identica maniera che abbiamo fatto un attimo fa on board. Ovviamente sia per insert 1, praticamente per il primo loop o per il secondo loop, possiamo andare a gestire la polarità, quindi la fase, possiamo gestire il livello di send, il livello di return, giusto per accomodare il volume in base anche al pedalino che stiamo utilizzando. Le stesse cose le troviamo qui muovendoci nelle varie pagine, quindi nella prima pagina selezioniamo le posizioni, nella seconda pagina andiamo a regolare i volumi di send, di return, di mix per l'insert 1, mentre nell'ultima pagina per l'insert 2. Quindi tutto quello che troviamo sull'editor lo troviamo anche on board nel pedale. C'è tutto, ovviamente, sicuramente, indubbiamente, da editor, da PC è più fruibile, è più semplice, è più facile. Qui dallo schermo diventa un po' più ostico, perché ovviamente bisogna muoverci all'interno del menu, ma comunque troviamo tutto, sempre tutto quanto. Naturalmente, ragazzi, ci sono tantissime altre cose che varrebbero la pena di essere approfondite, ma non lo posso fare qui perché sennò il video diventerebbe una roba interminabile. Per esempio la possibilità di collegare non uno ma due pedali di espressione con i quali possiamo andare a controllare qualsiasi parametro o attenzione anche insieme, quindi parametri multipli insieme. Vado a muovere il pedale di espressione per, che ne so, controllare la lunghezza del riverbero e contemporaneamente anche la speed del chorus. Giusto tanto per dire. Possiamo ovviamente controllare tutto quanto via MIDI. Abbiamo anche la funzione Hot Knob, che sarebbe questa qui in alto, che mi permette di regolare in maniera istantanea vari parametri. Praticamente, invece di usare un pedale di espressione per muovere, per controllare parametri multipli, posso usare questa Hot Knob esattamente nello stesso identica maniera che avveniva in Eventide H90, quello piccolino. Quindi in realtà c'è veramente tanta roba. Possiamo anche andare a modificare il comportamento degli ingressi e delle uscite andando su System e dirigendomi su Input Output. Possiamo scegliere se gli ingressi devono essere di livello linea o devono essere di livello instrument. Possiamo calibrare i pedali di espressione, scegliere il loro comportamento, cioè possiamo fare veramente di tutto, che ovviamente è impossibile mostrare e spiegare tutto in un video. Quello che ho cercato di fare io qui oggi è stato quello di mostrarvi le funzioni principali di Eventide H90. Per quanto riguarda gli effetti, quindi la qualità degli effetti, dei chorus, dei delay, dei riverberi, dell'harmonizer, ovviamente siamo a livelli professionali, siamo a livelli altissimi, ma veramente molto elevati. Ci sono anche altre aziende che realizzano importanti hardware con importanti e bellissimi e stupendi algoritmi, ma Eventide è praticamente sull'Olimpo. Per esempio nei riverberi, quando io sento parlare di
Eventide o di Lexicon, cioè siamo praticamente al top, ok? Eventide fra l'altro è famosa proprio per l'harmonizer, per quel famoso harmonizer tanto caro, tanto utilizzato fra gli altri anche da Brian May dei Queen. Quindi sicuramente è un pedale che costa, è un pedale che non è per tutti, perché ovviamente avete visto è abbastanza complesso, perché le cose al suo interno sono tante, le possibilità sono molte, i collegamenti, gli ingressi, le uscite, il controllo MIDI, il controllo tramite pedali di espressione, c'è veramente tanta roba e ovviamente è comprensibile che è un prodotto pensato per chi fa un lavoro diciamo professionale con la musica. Ciò non toglie che ovviamente possa essere acquistato anche dal semplice appassionato, dal semplice amatore, però naturalmente non sorprendetevi se magari a primo acchito il pedale può sembrarvi complesso, perché naturalmente avendo tanta roba, avendo tante possibilità, ovviamente è anche abbastanza complesso. Detto questo ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Vi ricordo che potete, se volete approfondire di più l'utilizzo, gli esperimenti che ho fatto, potete seguire la live streaming che ho registrato tempo fa proprio su Eventide H90, la trovate qui sul mio canale YouTube. Naturalmente se avete dubbi o domande scrivete qui sui commenti, se avete richieste magari di un video specifico su una funzione o un effetto specifico potete ovviamente sempre scrivere nei commenti, io cercherò di accontentarvi. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina e inoltre vi ricordo anche di fare un salto sul mio sito web www.robirocks.it, dove trovate i link ai vari corsi, alle varie masterclass che realizzo e anche ovviamente profili, impulse response, preset che realizzo per i sistemi digitali. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!